Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è nient'altro che un'illusione. Ieri, oggi e domani non sono momenti che si susseguono e sono uniti in un circolo senza fine. Ogni cosa è collegata. Direi che iniziare a cercare di spiegare cronologicamente gli eventi che si susseguono nella serie originale Netflix, Dark, sia paradossale, dato che è il tempo stesso il protagonista vero e proprio della serie. Quindi parlare di cronologia partendo da un punto A per arrivare ad un punto B è per lo più impossibile. Direi pertanto che per iniziare lo spiegone della prima e della seconda stagione, ma più in generale dell'intera filosofia della serie di Dark, per una maggiore chiarezza cercherò di fare un discorso uniforme, senza dividere gli eventi della prima e della seconda stagione, cercando di darvi la chiave di lettura più azzeccata possibile per poter rivedere la serie e capirci qualcosa di più. È inutile dire che il video sarà per forza di cose pieno di spoiler e quindi se dovete per la prima volta vedere la serie di Dark, chiudete questo video e correte a rimediare a questa grave mancanza. Buona visione. È stato difficile scegliere come iniziare il discorso, ma penso che spiegare innanzitutto il come in Dark è possibile viaggiare nel tempo sia il punto di partenza migliore per poter capire la serie. La chiave per capire più o meno l'intera serie è apprendere come funzionano i viaggi nel tempo, perché i cicli di 33 anni e perché si parla di loop temporale, senza un inizio né una fine. Le modalità con cui in Dark è possibile viaggiare nel tempo sono essenzialmente due: i cunicoli nelle grotte di Windhelm e l'apparatus costruito dall'orologiaio H.G. Tannhaus, lasciando in realtà da parte la sedia di Noah nel bunker, dato che non è fondamentale ai fini della spiegazione e la tratteremo in seguito. Quindi partirei dalle grotte e dall'evento che secondo me può essere effettivamente definito come il Deus ex machina dell'anomalia temporale di Dark. Viene raccontato di un incidente avvenuto nella centrale nucleare negli anni '80, di cui però non ci è dato sapere molto altro purtroppo, ma è fondamentale dal momento che, in seguito a questo guasto, che si dice sia stata una vera e propria esplosione delle tubature nel sottosuolo della centrale, che ha di fatto rilasciato una forte onda elettromagnetica, è proprio da quest'ultima che si è generata l'anomalia temporale o wormhole, che, come sappiamo, si manifesta esclusivamente proprio nelle zone limitrofe alla centrale nucleare, quindi il famoso bunker dei Doppler e le caverne. A seguito di ciò, numerosi barili contenenti presumibilmente i resti dell'esplosione avvenuta, essenzialmente materiali radioattivi come il famoso cesio 55 che Jonas adulto, ovvero lo straniero, ruberà per far funzionare l'apparatus, vennero nascosti proprio nelle grotte che si diramano al di sotto della struttura della centrale nucleare. Ciò ci viene rivelato nella prima stagione, quando nel ciclo temporale del 1986 Claudia Tiedemann, prossima alla direzione della centrale, si accorge, analizzando gli archivi, di numerosi dati fuori norma, andando così a chiedere spiegazioni all'anziano ormai ex direttore Bernard Doppler, che non esiterà a farle vedere con i propri occhi la verità, facendola entrare in uno dei due unici ingressi alle grotte attraverso la famosa strada nel bosco. Ed è lì che Claudia per la prima volta entra in contatto con l'anomalia temporale, poiché ritroverà il suo barboncino Gretchen che si era smarrito 33 anni prima, ossia nel 1953. A quel punto ordinerà di sigillare la zona con la famosa porta in metallo per evitare l'accesso a chiunque, occultando di fatto il mancato smaltimento del materiale radioattivo. I buchi neri sono considerati le fauci infernali dell'universo. Chi cade in un buco nero scompare per sempre. Già, ma in quale luogo? Cosa si nasconde dall'altra parte di un buco nero? Insieme al corpo fisico svaniscono anche il tempo e lo spazio? E se lo spazio e il tempo fossero uniti in un circolo senza fine,
Che cosa accadrebbe se il futuro fosse in grado di poter influenzare il passato? Il ponte di Einstein-Rosen è un passaggio tra un buco nero, che è il suo punto di entrata, e un buco bianco, che è il suo punto di uscita. È il ponte che collega il tempo e lo spazio, permettendo di viaggiare fra essi. Il nostro pensiero si basa su una visione dualistica, dentro, fuori, bianco, nero, bene e male. Tutto viene ripartito e diviso in coppie, ma ciò è un errore. Nulla è perfetto senza la terza dimensione e secondo la filosofia di Dark, ad Einstein e Rosen gli è sfuggito che il wormhole collega anche una terza dimensione, futuro, presente e passato. L'arco lunare solare, in cui tutto si ripete, dura 33 anni. Da un mero punto di vista cosmico, ossia ogni 33 anni l'orbita della Luna è in sincronia con quella del Sole. Ma il numero 33 lo ritroviamo ovunque, 33 miracoli di Gesù Cristo, 33 litanie agli angeli e 33 sono anche i canti del Purgatorio e del Paradiso della Divina Commedia di Dante. Il wormhole può distorcere la topologia dello spazio-tempo, piegandola, stravolgendo così la posizione di ogni cosa. Non è solo il passato che influenza il futuro, ma è anche il futuro che influenza il passato. È nato prima l'uovo o la gallina? Qual è l'origine di un evento? Cosa è venuto prima e cosa dopo? L'esempio più eclatante dell'intera serie sul paradosso di Bootstrap, o più comunemente chiamato loop temporale, è la connessione tra Charlotte, Noah ed Elizabeth. Nella seconda stagione veniamo a conoscenza del passato di numerosi personaggi, tra cui l'inquietante Noah. Al termine della stagione vediamo che per salvarsi dall'esplosione nucleare nel bunker Doppler si ritroveranno Elizabeth, con il padre Peter Doppler, Claudia, del 1986, Regina e Noah adolescente. Ed è proprio qui che ci viene mostrata la verità, una verità che solo Adam aveva scoperto nei suoi numerosi viaggi nel tempo e che aveva conservato appositamente per rivelarla proprio a Noah alla fine, poco prima di morire per mano della stessa sorella Agnes Nielsen, nonna di Ulrich. Lo so, per ricollegare bene tutti i nomi e i collegamenti parentali ce ne vorrà di tempo. Vi lascio appositamente un quadro generico delle famiglie principali della serie. La verità nascosta è che Elizabeth, trovandosi in quel momento nel bunker, si salva dall'esplosione insieme a Noah e dato che non ci viene spiegato né tantomeno fatto vedere, possiamo presupporre che i due si innamoreranno proprio nel nostro presente, ossia il ciclo del 2019-2020, e dato che, come sappiamo, proprio il bunker fa da ponte tra le varie linee temporali, sarà proprio quest'ultimo a portarli direttamente nel nostro presente, oramai distrutto dall'esplosione, e da lì genereranno la loro figlia Charlotte, la quale poi sicuramente verrà portata indietro nel tempo, ancora neonata, per far sì, come al solito, che tutto avvenga come è già avvenuto. Questa ovviamente è una supposizione che viene data appunto dal collegamento dei vari indizi che in Dark ci vengono forniti. Diciamo che questa speculazione potrebbe essere abbastanza azzeccata anche pensando all'età che Elizabeth, guerrigliera, ha nel 2052. I conti dovrebbero più o meno tornare. Nella versione italiana viene chiamata macchina del tempo, ma non è secondo me azzeccato come termine per definirla, proprio perché siamo sempre stati abituati fin dalla DeLorean, di Ritorno al futuro, che la macchina del tempo ti permette di viaggiare dove si vuole e quando, in momenti specifici. In Dark, l'apparatus ha un'altra funzione, cioè quella di replicare in piccola scala il fenomeno del rilascio di onde elettromagnetiche, generando di fatto un wormhole. In sostanza, replica l'esplosione elettromagnetica della centrale, consentendo di spostarsi avanti e indietro di 33 anni. Chi ha costruito l'apparatus è H.B. Tannhaus, nonno di Charlotte. Qui anche si può ritrovare il paradosso temporale proprio nella costruzione dell'apparatus. L'input di costruzione viene dato a Tannhaus proprio nel 1953 da Claudia del futuro, quando entra nel negozio e consegna lo schema blu del progetto. Ecco che, se ci pensate bene, chi è
che ha effettivamente inventato e quindi disegnato il progetto dell'apparatus che Claudia consegna? Dov'è l'origine? Non esiste, proprio perché è sempre esistito in ogni arco temporale, perdendo di fatto la sua origine. Quindi Thanos inizia nel 1953 a costruire la macchina, senza effettivamente sapere cosa stia costruendo, e gli verrà presumibilmente spiegato proprio da Claudia nel corso degli anni. Secondo input poi che gli viene dato da Jonas del futuro, quando nel 2019 entra nel negozio chiedendo a Thanos di riparare la sua macchina rotta, in circostanze a noi ignote. Thanos nel frattempo aveva la sua costruzione dell'apparatus ancora in attivo, mancandogli un dettaglio che gli viene fornito proprio dall'apparatus del futuro, consegnatogli da Jonas. Così facendo riesce ad ultimare l'apparatus iniziato nel 1953 grazie al progetto consegnatogli da Claudia, e Jonas prenderà poi questo apparatus completato ed utilizzerà per tentare ingenuamente di chiudere il varco ed il ciclo infinito. Questo alla fine della prima stagione. Infine dedicheremo poco alla sedia di Noah nel bunker, proprio perché per l'arco dell'intera prima stagione è solo un mero strumento di morte, utilizzato per lasciare le briciole attraverso le morti di Maz, Yasin, e facendo sì che tutto vada come è già andato. Solo all'inizio della seconda stagione, quando, dopo il tocco michelangelesco tra Jonas del 1986 e Helge Bambino del 1953, proprio quest'ultimo viene catapultato nel 1986 e Jonas nel 2052. Qui vediamo Noah che per far tornare Helge nel suo tempo utilizza proprio la sedia del bunker. Unico caso in cui si vedrà funzionare questo terzo metodo di viaggio temporale. Ovviamente, se voi pensate al paradosso temporale, la macchina di Noah ha sempre funzionato, quindi appositamente Noah non farà funzionare la macchina per far sì che gli eventi scorrano come devono e che quei corpi vengano trovati dove devono essere trovati. Alla fine della prima stagione, lo Jonas adulto effettivamente chiude il varco spazio-temporale delle grotte, ma non spezza il ciclo come lui aveva preventivato, ma, come al solito, agisce nel modo in cui ha sempre agito e di fatto crea il ciclo temporale del futuro, facendo sì che lui stesso possa esistere. Senza questa azione, che chiude la prima stagione, lo Jonas adulto non sarebbe potuto esistere nel modo in cui è e nelle esperienze che lui ha fatto. Creando il ciclo del 2052, Jonas inconsapevolmente dà origine alla setta di Sigmundus, per lo stesso concetto del futuro che influenza il passato, non trovando di fatto una sua origine temporale collocabile. Lo Jonas giovane, rimanendo quasi un anno nel futuro, viene addestrato da Claudia Tiedemann attraverso le audiocassette lasciate appositamente da lei all'interno del bunker. Infine nel 2052 si vede per la prima volta l'anomalia all'interno della centrale nucleare, un ammasso di materia oscura e instabile che riesce ad assumere lo stato solido, liquido e gassoso contemporaneamente. È questa essenzialmente la particella di Dio di cui Claudia parlava. Stabilizzando l'anomalia, Jonas riesce ad andare via dal futuro, creando un ulteriore ciclo temporale, ossia il quinto per l'esattezza, il 1921, dove incontriamo il Noah adolescente insieme ad un altro membro del gruppo Sigmundus Creatus Est, ed entrambi intenti a scavare i due cunicoli e a costruire la porta con la triquetra all'interno delle grotte di Vindem. Qui vorrei farvi ragionare su una mia idea, una mia speculazione su un personaggio passato in sordina proprio perché si vede in una sola scena, ma che mi ha fatto riflettere su chi sia effettivamente. Il personaggio in questione è proprio Bartosz. Se ci pensate bene, qual è il motivo per cui Noah addestra Bartosz nell'arco dell'intera prima stagione e perché di colpo sparisce senza lasciar traccia? Ecco, la spiegazione più ragionevole è che verrà portato nell'arco temporale del 1921, dove crescerà insieme alla setta Sigmundus fino a che non sarà ucciso proprio da Noah adolescente. È nella seconda stagione che avviene uno dei momenti più importanti dell'intera serie,
ossia l'incontro tra Adam e Jonas e la rivelazione della vera identità di colui che tutto ha iniziato, Jonas stesso. Qui si ritorna alla spiegazione del paradosso di Bootstrap, che fa da padrone nella concezione temporale degli eventi in Dark. Ecco che qui capiamo veramente che il passato non si può cambiare. Per tutta la durata della prima stagione abbiamo parteggiato per Jonas affinché potesse interrompere il ciclo infinito, affinché potesse cambiare il passato per non far accadere il presente e di conseguenza il futuro. Ma questo è impossibile, il passato non si può cambiare. Questo ci viene ripetuto sia da Adam che da Claudia ed anche dallo stesso Jonas adulto. Il passato non può essere cambiato perché esiste un suo speculare futuro. Prendiamo l'esempio lampante di Jonas e il tentativo di riportare indietro Mikkel. Semplicemente Mikkel non può tornare perché Jonas stesso esiste ed in più Jonas non può morire perché esiste già un suo futuro io in vita, ossia Adam, ed in effetti solo Adam, secondo questa teoria, può morire perché il suo futuro ancora non ci è stato fatto vedere, come anche quello, per esempio, di Magnus e Franziska adulti. Ma purtroppo, nonostante la consapevolezza di ciò, Jonas ricade nell'errore di cercare di cambiare il passato, il suo passato, per far sì che il suo io futuro non diventi Adam, non cercando di ostacolare le azioni ed il piano di Adam, ma cercando di impedire a se stesso di subire il più grande dolore che, come dice lo stesso Adam, si porterà per tutta la vita. L'uccisione di Marta, la sua amata. Ogni azione, ogni tassello alla fine, nonostante si possa provare in ogni modo ad impedire che accada un evento, dato che quell'evento è già passato, è ineluttabile che questo avvenga così come è avvenuto. Marta morirà perché è già accaduto. Dio è il tempo e il tempo non è misericordioso. La domanda che però mi sono posto sul finale della seconda stagione è questa. Noi vediamo una Marta di un universo parallelo venire a salvare Jonas dall'esplosione magnetica, portandolo, si suppone, nel suo mondo attraverso un apparatus decisamente diverso e sembrerebbe molto più sofisticato. Ma questo evento è per logica darkiana, chiamiamola così, già accaduto se esiste uno Jonas adulto che di fatto ha già vissuto quel momento. Allora perché è ostinato ad impedire la morte di Marta? Jonas, dopo Claudia, è sicuramente la persona che sa perfettamente le regole del gioco. Non ricadrebbe 2 volte nello stesso errore. È molto strano, ma forse la risposta è sempre la stessa. Infine, in questa seconda stagione viene anche proposta una soluzione e ne viene contestualmente cancellata un'altra su come interrompere la maledizione del ciclo infinito. Ossia, molti avranno pensato al fatto che se effettivamente si fosse impedito a Mikkel di rimanere nel 1986, Jonas non sarebbe mai nato e tutto sarebbe stato in ordine poiché è lui quello che veramente è fuori posto. Ma una frase che fa molto pensare viene detta da Claudia nell'ultima puntata allo Jonas adulto. Lei dice di aver visto un mondo senza Jonas ed afferma di non essere affatto un bel mondo. Questo fa pensare che anche Claudia è riuscita a viaggiare in mondi paralleli, magari per valutare alternative possibili. E come ha fatto? È stata anche lei portata da una persona che viene da quel mondo o da uno dei mondi paralleli? Probabilmente sì. Infine, la soluzione a questa maledizione del ciclo infinito viene detta proprio da Jonas, giovane, a Claudia, del 1986, ossia che le grandi cose e le piccole cose non seguono le stesse regole, non si può cambiare il grande schema, ma i dettagli sì. Modificando un granello si modifica il mondo. Sarà effettivamente questo la chiave di tutto?